Ciao, benvenuti su Nasse Skate. Io sono Ale Asso e con questo video vediamo quale tipo di skate è l'ideale per iniziare dopo i 35 anni. Let's skate! Avendo iniziato a 38 anni suonati da solo, senza aver mai messo piede prima su uno skate, come prima tavola volevo qualcosa che fosse abbastanza facile da prendere, da iniziare e che un po' mi rassomigliasse le sensazioni che avevo sullo snowboard, anche se sono due sport completamente diversi. La prima tavola che ho preso è stato un longboard da un centinaio di euro, che è stato proprio perfetto per iniziare. Dopodiché, dopo un annetto, quando avevo preso ben confidenza, avevo voglia di un po' di freestyle, mi sono preso una tavola da street, il classico skate alla Tony Hawk, che ho usato per tutta un'estate molto intensamente. Mi ha dato appunto poter provare i primi trick, il primo approccio al freestyle. Dopodiché, avendo provato i due estremi, una tavola solo da andare in giro, una tavola solo da trick, mi sono preso un longboard di qualità che fosse ben lungo abbastanza da provare dancing e freestyle, che è la tavola ideale che stavo cercando da sempre. Però all'inizio sarebbe stata eccessiva. È stato perfetto iniziare con un qualcosa di una qualità da un prezzo soprattutto non troppo elevato. Per ogni tipo di tavola ci sono differenze enormi, ma in realtà all'inizio questo non ci interessa, lo capiremo più avanti. La cosa più importante all'inizio è avere una tavola stabile che renda facile appunto muovere i primi passi, muovere le prime spinte e prendere confidenza con la tavola. Solo dopo capiremo cosa ci piace fare e potremo andare a indirizzarci verso un tipo specifico di tavola che è più adatto per quello che ci piace di più. Le differenze più marcate tra i vari tipi di tavola ce l'abbiamo tra la tavola da street, che è fatta apposta per fare trick e evoluzioni ed è molto più aggressiva e instabile, rispetto ai longboard, che invece sono incentrati più su una sensazione di curve morbide e stabili ed sono anche più adatti anche solo per andare in giro in città. Quello che io consiglio per iniziare, se non siete mai andati in skate, è partire da un longboard. Adesso vediamo nel dettaglio il perché. Già a partire dalla dimensione del deck della tavola vediamo enormi differenze. La tavola da street è lunga poco più della ampiezza delle gambe che teniamo, per cui è molto più facile andare sulle punte, sulle code e far impennare la tavola da una parte e dall'altra anche solo in fase di spinta, quando stacchiamo un piede, mentre il deck del longboard, molto più lungo e largo, ci permette di mettere i piedi senza preoccuparci tanto ed è quasi impossibile da ribaltare. Una differenza abissale la vediamo poi nelle ruote. La tavola da street ha delle ruote piccole e dure che hanno bisogno di una superficie assolutamente liscia, che non è così facile da trovare, e soprattutto rischiano di impiantarsi ad ogni più piccolo sassetto o rametto che trovi sul percorso, rischiando di farti volare via. Mentre le ruote del longboard, essendo larghe e morbide, innanzitutto possono andare su qualsiasi tipo di strada, su qualsiasi tipo di asfalto senza problemi, che rende molto più facile trovare un posto dove praticare, soprattutto all'inizio che c'è bisogno di tanta pratica. E non temono nessun tipo di sassetto o rametto, nemmeno le crepe, perché ci passano sopra facilmente. Vediamo adesso quali sono le caratteristiche del longboard ideale per iniziare. Eviterei innanzitutto tavole da downhill o da dancing, che hanno una costruzione specifica per un certo uso e soprattutto hanno un costo più elevato. Possiamo tenerci tra una tavola da cruising o da carving di media qualità, non troppo scadente perché la qualità dei pezzi fa una enorme differenza, e partire da una tavola che abbia una lunghezza tra i 34 e i 40 pollici, cioè tra gli 86 cm e il metro. Tavole da cruising e carving in generale possono avere costruzione top mount o drop through. Top mount è la classica skate con la tavola montata al di sopra dei track,
che offre una bella libertà in quanto a scelta della forma e la lunghezza del deck. Possono essere pintail, possono essere fishtail come queste, possono essere simmetriche, ci si può sbizzarrire e si può scegliere quella che più vi piace. Mentre le tavole drop through hanno una forma che è sempre quella, perché devono avere dei buchi all'inizio e in fondo dove il track passa attraverso e viene montato al di sopra della tavola, il che la rende più bassa e più vicina al suolo, permettendo di avere un baricentro più stabile e soprattutto di far meno fatica quando si va a spingere, perché si deve piegare di meno il ginocchio che resta sulla tavola. Detto questo, per iniziare vanno bene entrambe. Qua siete voi che potete scegliere se avete bisogno di una maggiore stabilità e maggior facilità di spinta, piuttosto che andare a avere una più ampia scelta nella forma del deck. Per quanto riguarda la qualità e il prezzo, non scenderei al di sotto dei 100 euro, perché quello è un prezzo a cui si trova una qualità decente, ma al di sotto i pezzi, tutti i componenti cominciano a essere di veramente scarsa qualità e ogni pezzo nello skate, a partire dai cuscinetti dentro le ruote, fa un'enorme differenza, per cui va bene non spendere troppo ma neanche troppo poco, perché sennò vi trovate con qualcosa che funziona male e non vi aiuta ad imparare, lo dovete buttare via o lasciare a marcire in garage. Il posto migliore per comprare uno skate resta sempre un negozio specializzato, perché c'è qualcuno che può descrivervi le caratteristiche di ogni singola tavola e consigliarvi nella scelta. Anche i siti web specializzati sono un ottimo posto dove trovarlo se non avete un negozio nella vostra città, però hanno una scelta talmente ampia che se uno non ha le idee chiare rischia di fare solo che confusione. Per il primo skate in realtà si può benissimo andare o da Decathlon o da Amazon, stanno attenti però a non prendere qualcosa di troppa scarsa qualità. Adesso avete tutte le informazioni necessarie per fare l'acquisto del vostro primo skate. In questo video trovate anche i primi esercizi da fare per cominciare a salirci sopra. Se vi è piaciuto il video lascia un mi piace, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Let's skate!